Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una sesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere le vostre energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la prima indicazione del bouquet, molto interessante perché ci dice già che all'inizio della settimana ci sarà un qualcosa di bello, una situazione positiva, l'ottenimento di un risultato, riuscire a gestire le cose nel miglior modo possibile oppure proprio come vi siete prefissati. Può anche saltar fuori un invito, una novità, un qualcosa che, può rendere, felici. Poi troviamo al centro, la carta della croce. È vero, non è una carta proprio positiva, ma dipende dalle varie circostanze, perché seppur può parlare purtroppo di, una questione dolorosa, una questione di disagio, troppo impegnativa, potrebbe essere un obbligo che sentiamo, stressante, un sacrificio, o semplicemente un po' di tristezza, può anche parlare effettivamente, di liberazione da queste cose e quindi finalmente, c'è la conclusione di una fase dolorosa, di, finalmente porre fine magari a un qualcosa di estenuante e difficile. Può anche riferirsi alla possibilità di, rinunciare a tutti quegli atteggiamenti, a tutte quelle cose che vi stanno bloccando, vi stanno appesantendo e che magari è giunta l'ora di, trasformare, di lasciare andare proprio per prima di tutto stabilizzare le vostre stesse energie. Infatti l'ancora ci dice che abbiamo bisogno di maggior sicurezza, di fermarci a valutare, a capire e quindi preparare il nostro prossimo, viaggio o prepararci al nostro percorso, ma soprattutto come affrontarlo, al meglio. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e troviamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, però ricordo che alcune cose possono far riferimento anche alle relazioni più importanti, amicizia, famiglia, diciamo eccetera. Allora, come prima indicazione troviamo la stella alpina. Questa, ci parla di un buon inizio fondamentalmente, quindi di essere attenti, premurosi, scrupolosi, quindi diciamo un sentimento che in qualche modo, deve essere un po' gestito e controllato perché magari per certi aspetti è vero, abbiamo visto che ci possono essere delle tensioni e delle questioni ancora in via di sviluppo che cercano, comunque chiarezza e stabilità e il gelsomino forse potrebbe essere proprio un indizio di come gestire alcune cose e quindi, dare quella scintilla, di giocare un pochettino, di provocare, buttare quel semino insomma per vedere anche possibili, reazioni, tastare il terreno. Se è difficile avere una comunicazione o se è difficile
portarsi in qualche modo ad aprirsi e a capire effettivamente come stanno andando alcune cose, magari lo si può fare in modo, diverso, proprio per, ricreare un certo tipo di rapporto, di, stabilizzare qualcosa, insomma pian pianino si vede che si deve procedere magari a fare un cambiamento, soprattutto nelle situazioni più difficili, magari valutate tutto il vostro percorso, valutate che cosa c'è ancora da sistemare e infatti la ninfea è questo che ci fa capire che c'è o un'idea, un progetto, un qualcosa che al momento non è realizzabile e allora quindi abbiamo bisogno di prendere tempo o di convincere l'altra persona. Se invece riguarda la complicità, l'amore stesso, altre cose, si devono sciogliere questi dubbi, però come abbiamo visto sin dall'inizio effettivamente c'è bisogno di fare un profondo cambiamento e quindi prima di tutto di capire, stabilizzare alcune cose e riflettere. Per i single abbiamo quella fase di cambiamento che può riguardare magari una conoscenza o un interesse in questo momento. Sogno impossibile in queste circostanze potrebbe essere molto molto cattivella come carta purtroppo, perché può parlare di fantasia impossibile, nel senso che magari non è realizzabile una cosa, oppure c'è magari una possibile intesa, c'è di fondo qualcosina, però è veramente difficile da realizzare in futuro per varie vicissitudini, varie motivazioni. Magari ci sono delle, complicazioni, l'altra persona potrebbe essere impegnata oppure, c'è tutto un pregresso, insomma adesso non sto qui a dirvi, sicuramente capirete voi quello che state vivendo e quindi anche intercettare effettivamente cosa vogliono, dirvi le carte. In queste circostanze appunto forse proprio per questo che troviamo delle carte del genere che, indicano riflessione, di valutare quel possibile cambiamento che potrebbe essere comunque drastico, ma portarvi verso nuovi percorsi o altrimenti rimanere comunque fermi, però sentirvi in balia un po' delle onde. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche, del lavoro, delle finanze. Troviamo deliranti. Deliranti, ha quella doppia valenza, poi soprattutto in una situazione del genere, no, di lettura generica, perché abbiamo l'aspetto della confusione, dell'incertezza e, del voler, diciamo, valutare perché magari, non abbiamo voglia oppure ci sono delle situazioni esterne che non permettono, c'è un po' di agitazione e di confusione e quindi automaticamente possiamo bloccarci. Invece dall'altro lato possono esserci anche delle proposte, delle cose molto, molto interessanti, delle notizie che ci arrivano, però anche lì effettivamente bisogna prendersi il tempo appunto di fermarsi e di valutare per non incorrere né in qualcosa di spiacevole, né in fraintendimenti o comunque in cose che potrebbero, arenarsi immediatamente. Quindi non lasciatevi prendere dall'eccessivo entusiasmo, soprattutto dalla fretta, dall'ansia e vedrete che con calma riuscirete a sistemare alcune cose, soprattutto alcuni conflitti nel proprio ambiente lavorativo o se ci sono delle spese, delle incombenze, dei compiti particolari, allora diciamo sì, quindi calma, pazienza, fermarsi un attimino, magari chiedere eventualmente aiuto e sostegno, diciamo un valido consiglio può arrivare, questo per chi ha il lavoro ovviamente, ma anche e soprattutto per chi è alla ricerca. Potrebbe esserci proprio quella fase molto, molto confusa e turbolenta, forse varie proposte, varie indicazioni, forse un po', troppe e eccessive, ecco perché dovete proprio, appunto come vi dicevo, fermarvi e prendervi tutto il tempo di riflettere su ogni singola cosa. Se comunque qui la lettura vi
ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!